Sulla facciata della chiesa di Sant'Agnese in Agone a Piazza Navona, nota in tutto il mondo per la fontana barocca di Gian Lorenzo Bernini, si scorge un balconcino che lascia intravedere soffitti affrescati. Era la residenza ufficiale di Papa Innocenzo X. Queste mura ora ospitano l'Holy Deer San Lorenzo City Lodge, una proprietà di lusso in una cornice dalla classe straordinaria, all'interno della quale lo stile e l'abilità artistica non smettono mai di stupire. Un luogo suggestivo dove la storia e l'arte, in tutte le sue forme, si intrecciano in legami di pura bellezza per regalare ai suoi ospiti momenti unici e indimenticabili. Da questo forte amore e legame con l'arte nasce il progetto Holy Deer Unplugged, al quale io presi parte nel Natale del 2020 col soprano statunitense Courtney Mills, volto a valorizzare la musica e a renderla protagonista. I gentilissimi padroni di casa, Giorgia e Stefano Barbini, ci accolsero come persone di famiglia. Aprirono il loro balcone per metterlo a disposizione di chi, con la propria voce e col proprio strumento, fosse in grado di far sognare il pubblico, che in quel momento casualmente si trovava ad animare una delle piazze più prestigiose di Roma. Un palcoscenico di particolare importanza storica e artistica, con l'intento di trasmettere al mondo che l'arte, la musica e la cultura italiana, anche se ingabbiata, non smette di stupire ed emozionare. Ed è sulla scia dell'emozione più grande, quella del ricordo di mia madre, che oggi vi propongo un piatto che ogni anno puntualmente apriva il pranzo di Natale nella nostra famiglia: i cappelletti in brodo. Ricordo il profumo del ripieno che invadeva la casa prima della vigilia e che, se avanzava, divoravo un cucchiaino alla volta insieme a qualche pezzetto di pasta all'uovo ancora cruda, e quello del brodo di carne, ben sgrassato e chiarificato la mattina del Natale, pronto ad accogliere i cappelletti per essere servito fumante in tavola davanti agli zii e ai nonni festanti, arricchito da abbondante parmigiano grattugiato. E ricordo anche la letterina di Natale che mettevo sotto il loro piatto e le mancette natalizie che trovavo immancabilmente sotto il mio. Aiutavo sempre mia madre a realizzare i cappelletti. Mi piaceva l'idea di quel ripieno avvolto in uno scrigno di pasta all'uovo dalla forma di un ombelico, l'ombelico di Venere. Ma come nascono i cappelletti? La storia si perde nella notte dei tempi. Si deve risalire alle cucine medievali e ai trattati dei grandi cuochi rinascimentali. Il nome più frequente allora era tortelli, ma poi la loro fama si è espansa per tutto lo stivale e oggi possiamo parlare di agnolotti, casunzieri, marubini, anolini, tortelloni, tortellini, agnolini, pansoti e, perché no, culurgiones, schlutzkrapfen e chassons, tutti uniti da una stessa matrice: la pasta ripiena. Si parte dai trattati medievali, primo tra i quali uno del XIII secolo, noto come Anonimo Veneziano, per passare ai primi tortelli bolognesi che, strano a dirsi, erano fritti. Nel Rinascimento, Cristoforo Messisburgo parla di tortelli coi quali coprire anatre, piccioni o altri volatili, cosparsi di formaggio grattugiato, cannella e zucchero. E così via via, passando attraverso vari trattati, arriviamo a un'opera fondamentale di Francesco Leonardi intitolata L'Apicio moderno del 1790, in cui per la prima volta si descrive una zuppa di tortellini alla bolognese. Ma è con l'Artusi nel 1891, nella Scienza in cucina e l'arte di mangiar bene, che si decidono le sorti pressoché definitive del tortellino e di conseguenza del cappelletto. Infatti egli riporta con due disegni inequivocabili la grandezza dell'uno e dell'altro. Il tortellino del diametro di 37 mm, pari a quello di uno scudo d'argento di 5 lire dell'epoca. Il cappelletto largo ben 6 cm, descrivendo la ricetta del ripieno di entrambi molto simile a quella odierna, depositata del resto nel 1974 dall'Accademia Italiana della Cucina. Oggi li preparerò per voi. Siete pronti? Incominciamo! Per 6 porzioni abbondanti di cappelletti in brodo avremo bisogno dei seguenti ingredienti. Per la sfoglia, 325 g di farina per pasta fatta in casa,
3 uova, possibilmente a pasta gialla, un goccio d'olio extravergine di oliva. Per il ripieno 150 g di mortadella a dadini o prosciutto crudo, 50 g di polpa di manzo tritata, 50 g di polpa di vitello tritata, 50 g di polpa di maiale tritata, 150 g di parmigiano reggiano grattugiato, 50 g di burro, un bicchiere medio di vino bianco, circa 70 g, e poi aglio in polvere, noce moscata, sale e pepe, quanto basta. Per il brodo di carne, 1 chilo di muscolo di manzo, vitella o vitellone, un osso di bovino di circa 500 g, una cipolla dorata grande steccata con un chiodo di garofano, circa 100 g, un bel gambo di sedano, circa 100 g, una bella carota, circa 100 g, un paio di piccoli pomodori da sugo, circa 100 g, e poi pepe in grani quanto basta, 4 litri di acqua e 2 albumi per chiarificare il brodo. E per servire parmigiano reggiano grattugiato quanto basta. La preparazione della sfoglia è la stessa che trovate nel video dei tonnarelli cacio e pepe. Andrebbe tirata a mano, ma io preferisco aiutarmi con una sfogliatrice manuale, nota anche come nonna papera, che fa delle sfoglie perfette. Nel nostro caso bisognerà farla molto sottile. Chi la stende a mano dovrà farla quasi trasparente. A me basterà arrivare al numero 6 o 7 della manopolina che ne regola lo spessore. Avremo bisogno di un mixer, poi elettrico, per amalgamare bene il ripieno. Il brodo invece è migliore preparato 1 o 2 giorni prima. Una volta ben preparato e raffreddato dovrà essere sgrassato e chiarificato, il che si ottiene passandolo prima in frigorifero per una notte, allo scopo di eliminare la patina di grasso che si creerà in superficie, e successivamente bisognerà portarlo di nuovo a bollore e introdurre delle chiare d'uovo leggermente sbattute, che ne elimineranno tutte le impurità. Si filtra poi attraverso un canovaccio pulito fino a diventare chiaro e limpido. Con la carne avanzata si possono preparare poi delle straordinarie polpette, o potrete anche servirla a parte accompagnata da una deliziosa salsa verde. E adesso vediamo insieme come si preparano i nostri cappelletti. Comincio dal ripieno, facendo insaporire nel burro in una larga padella le carni di manzo, vitello e maiale tritate. Faccio prima rosolare, condisco poi con aglio in polvere, noce moscata, sale e pepe. Aggiungo infine il vino bianco e faccio sfumare. Quando si è raffreddato, inserisco il ripieno nel mixer. Unisco i dadini di mortadella o il prosciutto crudo e il parmigiano grattugiato. Aziono fino a ottenere la consistenza desiderata. Una volta realizzata la sfoglia all'uovo fatta riposare per circa un'ora, procedo a stenderla molto sottile con la sfogliatrice manuale in sfoglie regolari che taglierò a quadrati. Per ottenere i cappelletti tutti uguali mi sono poi servito di un apposito tagliapasta per cappelletti di 56 cm per lato. Su ogni quadrato di sfoglia appoggio un mucchietto di ripieno, chiudo a triangolo saldando bene i bordi, quindi giro il triangolo intorno al dito fino a far combaciare le 2 punte e ripongo su un telo infarinato. Procedo allo stesso modo con tutti i cappelletti, fino a esaurimento della sfoglia. Il ripieno che avanzerà potrete congelarlo e servirvene per realizzare altri cappelletti in futuro. Ed ora veniamo al brodo di carne. Taglio le verdure a pezzi piuttosto grandi e regolari dopo averle lavate, asciugate e aver eliminato bucce e filamenti. Taglio poi la cipolla in 2 metà e su una di queste inserisco il chiodo di garofano. In una pentola capiente, io l'ho dovuta cambiare in corso d'opera, faccio scaldare dell'olio extravergine d'oliva, unisco tutte le verdure facendole rosolare brevemente, unisco anche il pepe nero in grani. Verso poi l'osso e la polpa di manzo e vitellone a pezzi interi.
Verso subito 3 litri di acqua fredda, questo è un particolare molto importante, chiudo il coperchio, porto a bollore, abbasso la fiamma e lascio cuocere per circa 2 ore, fino a farlo ridurre circa della metà. Aggiungerò ancora 1 litro d'acqua e lascerò cuocere per un'altra ora a fuoco basso incoperchiato. Una volta giunta a cottura completa, la carne sarà tenera e cedevole al tatto. Filtro il brodo per separarlo dalla carne e dalle verdure, aggiusto di sale, faccio raffreddare e procedo l'indomani alla sgrassatura e alla chiarificatura come spiegato precedentemente. Ora il brodo di carne è pronto ad accogliere i nostri cappelletti di Natale. Tuffateli nel brodo bollente e serviteli con abbondante parmigiano reggiano. Un piatto ricco sotto ogni punto di vista. Sapiente, antico, tradizionale, confortante, perfetto nelle fredde domeniche invernali, non solo a Natale, ma tutte quelle volte che vogliamo sentirci a casa, appagati dal tepore di un brodo dal sapore intenso e da una pasta ripiena dalla forma originalissima. Un cappelletto tira l'altro in una gara a chi ne mangia di più. Affiora il ricordo dei Natali passati, delle nostre mamme intente a realizzarli, mentre noi bambini facevamo le scorribande tra la cucina e la sala da pranzo addobbate a festa. Il ricordo delle canzoni di Natale cantate assieme a nonni e zii per un giorno che aspettavamo con ansia e che ogni volta ci regalava la sensazione di essere una famiglia davvero unita. Tutto questo è racchiuso in un cappelletto. Tutto questo è Natale. Se il video vi è piaciuto mettete un like, attivate la campanella per essere sempre aggiornati sulle nuove uscite e iscrivetevi al mio canale. Grazie per essere arrivati fin qui e arrivederci a presto per una nuova ricetta in musica.